prima di guardare avanti, perché poi bisogna voltare pagina, un paio di robette però voglio dirle, perché quello che sta uscendo fuori non è che mi piaccia particolarmente, eh. Io vi ho detto chiaramente ieri che sono caduto dal pero e non lo nego, anche perché c'era stata raccontata in un modo, cioè Inzaghi e la dirigenza, Marotta, Silvio, si incontreranno per decidere, ma a quanto pare, per ammissione degli stessi personaggi chiamati in causa, per ammissione loro, non è vero, nel senso, ossia, si sono incontrati ieri, ma era già stato tutto deciso, chiaramente, e ribadisco, ci sono tante situazioni che ce lo confermano. E poi ce ne sono tante altre che gettano anche ombre più oscure su questa storiella. E parliamo di tutto, così come bisognerà parlare un po' anche di futuro, perché come ho detto prima, poi c'è da andare avanti e il nome, il primo sulla lista, come detto e ribadito mille volte, è Fabregas. Ma attenzione, lo stesso Fabregas, contattato, sì, contatti diretti, discussione, però no, lo stesso Fabregas va convinto, eh. Oggi c'è forte la possibilità che anche Fabregas ti dica attenzione, perché io sto bene a Como mi danno tutte le garanzie del mondo, quindi ci sono tante situazioni da valutare, ragazzi miei, anche le alternative a questo allenatore che onestamente mi lasciano molto molto sbigottito. Non che lo stesso eh, approccio su un allenatore giovane e fresco come Fabregas, non è che già quello anche quello già un po' mi crea delle situazioni dove dico, boh, vedi. Però aspetta, procediamo con ordine, signori miei, se no qua non ci raccapezziamo. Prima, come al solito, vi voglio invitare a lasciare un like per questo benedetto e dannato, oltre ogni volta, ogni bastian contrario di algoritmo che si nutre di pollici, quindi se volete spolliciate, iscrivetevi se volete seguire il prossimo contenuto e poi dobbiamo andare anche un po' a valutare il mercato delle altre. Vediamo se riesco oggi perché è arrivata praticamente l'RWO di Reinders in uscita. Anche il Milan là, sì, Modric in entrata. Megnan che forse il Teo non si sta capendo niente, ragazzi. Io sono totalmente assorbito dalla questione Inzaghi e futuro Inter, che ovviamente in questo momento ho messo tutto il resto in secondo piano, è normale. E comunque, essendo interista, voi non vuoi, la mia testa è focalizzata lì, ma questo canale sapete benissimo che parliamo di tutto e recuperiamo, non vi preoccupate. E quindi, a maggior ragione, se volete iscrivetevi e din don, scampanellate, attivate la campanella per rimanere connessi. Grazie, grazie, perché poi il grazie è doveroso alla community che sta lì, commenta, siete top, ecco, almeno voi. Allora, perché ho detto che c'è stata raccontata in un modo ed è andata in un altro? E questo è certo, perché ribadisco, quella di lasciare l'Inter non è stata una decisione, cioè è stata una decisione poi condivisa, accettata, ponderata, valutata da entrambe le parti, ma è stata voluta da Inzaghi. Quindi l'Inzaghi che durante le conferenze, prima della finale di Champions, valuteremo insieme e per il bene dell'Inter valuteremo insieme qual è la scelta meno. No, la scelta l'ha fatta Inzaghi. Quindi già questo già è un racconto molto, tra virgolette, mistificato, no? E che ci è stato raccontato per il bene comune. Ed è giusto, non è che sto dicendo che magari è anche giusto. Però, come voglio dire, anche la stessa moglie che conferma tutto ciò dicendo la verità è che io avrei voluto insistere e dire rimaniamo, però dopo 4 anni è giusto, cioè la decisione l'ha presa Inzaghi. Questo è assodato, ecco, su questo non c'è nessuna ombra, è certo, è ribadisco dai protagonisti. Il problema è che a questo punto davvero si inizia a dare credito alle altre voci, quelle più ombrose, quelle più brutte, che ci portano a quanto tempo allora? Se già era deciso prima di martedì, ma allora quando è maturata questa decisione? Non è maturata dopo il risultato nefasto della finale, è maturata già prima.
ci facciamo un po' il pari e dispari, come si dice dalle mie parti. E, e quindi vuoi o non vuoi galoppano anche dei retroscena poco, come posso dire, o- che rendono giustizia anche allo stesso allenatore. Il Corriere della Sera credo che un po' esageri e vada un po' a romanzare, ma dice Inzaghi aveva scelto l'Arabia Saudita già prima della finale, chiedendo ai suoi fedelissimi addirittura di seguirlo. Non so per fedelissimi se si intendesse Barella o perché poi era uscita anche sta voce di Barella in Arabia. Si spiega così l'espressione furba di Barella nella conferenza stampa della vigilia alla domanda sul futuro del tecnico. Di sicuro, la sera della sfida con il Paris Saint-Germain il gruppo non era più unito. Venerdì 30 maggio, secondo gli arabi, avrebbe incontrato un emissario dell'Al-Hilal e comunque ha gestito malissimo tutto l'avvicinamento alla partita che vale una stagione. Su questo mi pare ovvio, sulla parte finale, che la situazione poi sia un po' sfuggita di mano. Perché io non mi ricordo nel 2010 con Mourinho che praticamente ci ha salutato, ancora doveva finire la partita, però prima della partita mi sembra che davvero forse solo Moratti e Mourinho sapessero il tutto. Ecco, mi pare di capire. Se lo sapeva già la squadra prima della partita, un gruppo che è andato sempre in simbiosi, secondo me un po' ha scaricato. Non assolve il risultato, la sconfitta, perché stai parlando di una finale, tu devi essere sempre motivato. Cioè, non cambia questo, è che sia chiaro, non è che sto creando a 0, riporto 0. Però la situazione è stata veramente, secondo me, gestita un po' così, ecco. E soprattutto su una cosa, come ho già detto prima, non c'è discussione, la decisione l'ha presa Inzaghi. Cioè, ci hanno anche raccontato un po' delle garanzie che chiedeva, ma mi pare di capire che non era una questione di garanzie, mi pare di capire che dopo 4 anni era scarico e ribadisco, ed è giusto, su questo c'è poco da ribadire, c'è poco da dire, è giusto, se ti senti scarico, l'ho detto ieri, stiamo parlando dell'allenatore con la miglior media punti nella storia dell'Inter e qua si dice che invece è un miracolato che ha fatto vincere sempre gli altri e non è capace, quindi io lo posso capire che che sia stato scarico ma ribadisco, le tempistiche un po' inquinano, ecco, inquinano. Tutto qua, era questo per chiudere un po' il discorso in Zaghi. E adesso, come detto prima, si va avanti, si va avanti. Poi sarebbe gravissimo qualora veramente questo retroscena venisse confermato, che lui, cioè prima della partita, cioè prima in quella settimana, che non so, sai che devi andare là e cerchi già di portarti i giocatori là. Questo sarebbe gravissimo, questo sarebbe gravissimo, ma su questo adesso svolazzano tante di quelle notizie che non mi ci voglio soffermare, voglio credere che siano buttate là, voglio credere, almeno questo, però ribadisco, sull'altro, su quello che sappiamo, bisognava parlare e discutere. Adesso andiamo al futuro. E ribadisco, il futuro ci dice Fabregas, voluto, assolutamente già contattato, aperti i contatti, c'è stato già, se ho capito bene, che diceva Sky Sport di marzo, c'è stata già tipo una videochiamata, si sono già parlati appena si sono salutati con Inzaghi praticamente, e Fabregas è intrigato, però allo stesso tempo Fabregas chiede delle garanzie di modellare un po' la squadra, una squadra che ha la media età maggiore della Serie A e quindi va svecchiata, chiede delle garanzie sul mercato, anche perché Fabregas, ragazzi miei, al Como, a parte che ha delle azioni del club e quant'altro, ma al Como gli hanno offerto tutto quello che voleva, cioè al Como lui fa piovere e nevicare, come si dice dalle mie parti, può decidere quello che gli pare, quindi non è così scontato e la cosa un po' mi butta giù, perché se ti chiama l'Inter è il discorso che ho fatto un po' per Conte e per Gasperini, che poi alla fine dicono no alla Juventus, se ti chiama l'Inter e Fabregas comunque già ci sta pensando, ci pensa, non è che ti dice sì, ci sta pensando. E forse magari rifiuta anche perché l'Inter ad oggi non è che si può permettere
di dare massima libertà a un allenatore giovane come Fabregas, già questo un po' mi fa storcere il naso. E qualora andasse male con Fabregas, cioè io veramente non oso immaginare ad oggi, che ne so, di procedere con Vieira o con Kivu. Che voglio bene e magari ribadisco, so anche meglio di Fabregas, perché non lo sappiamo, non lo possiamo sapere ad oggi. Cioè stiamo parlando di allenatori, e lo stesso Fabregas, perché mo non è che Fabregas, perché no, il primo nome sulla lista, perché tutti lo vedono come un predestinato, dobbiamo essere ciechi e dire farà sicuramente bene. No, Fabregas avrà bisogno di tanto lavoro, di tanta gavetta, di sporcarsi le mani in un ambiente assolutamente diverso, dove ci sono pressioni di una di una diversità, come dicevo prima, ma in percentuale che è incalcolabile. E quindi e questo è un discorso che vale, ribadisco, per tutti questi profili citati che mi portano a pensare che l'Inter davvero avrà bisogno adesso di un nuovo corso, di ripartire da zero, di rinnovarsi. E ragazzi, ribadisco, se voi siete arrabbiati con Inzaghi perché non ha portato lo scudetto l'anno prossimo, non è che la prima cosa che chiedete all'allenatore è lo scudetto, perché ci vorrà tempo, ci vorrà calma, adesso ci vorrà tanta pazienza, bisogna stare calmi, anche perché altre società come lo stesso Napoli già parte da una vittoria e aggiungerà altri giocatori. Non è semplice, non è assolutamente semplice, non è facile. E pazienza, armiamoci di tanta pazienza. Cioè, io lo dico a voi, ma lo dico più che altro a me, perché poi so io quello che devo autoconvincermi e raramente ci riesco. E questo è, adesso vediamo ragazzi, adesso vediamo quello che succede e basta. E basta, signori. Ho parlato anche troppo, come al solito fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.